Benvenuti a Parigi! Ciao amici, siamo qui con Tina, Bonjour! che vive da 8 mesi a Parigi e ci porterà a fare il 24 ore nella città. Ti avviso, sarà un'ardua impresa. Ce la faremo? Certo che ce la faremo! Per quanto riguarda i trasporti vi consigliamo di acquistare l'abbonamento Mobilis di un giorno oppure il carnet di 10 corse. Prima tappa Pigalle, direzione Moulin Rouge. Non tutti sanno che a Montmartre ci sono i vigneti. Nell'Ottocento le badesse coltivavano l'uva per mantenere salda l'economia. Successivamente il quartiere diviene bohème e la tradizione si consolida. I vigneti persistono ancora oggi e tuttora si festeggia la festa dell'uva. È sempre bello vedere l'arco qui a Parigi. Ma ricordatevi di prendere il sottopassaggio! Ho proprio voglia di macaron. E beh, è il dolce tipico francese, non puoi non assaggiarlo. Andiamo. Prego! Grazie. Alors, un macaron, c'est 2 meringues et de la ganache à l'intérieur. Là, c'est des ganaches chocolat et après, c'est la ganache du parfum qui est demandé. Buongiorno, 2 macarons a vaniglia per favore. Allora ragazzi, andiamo a provare con Tina Ciao. i macaron. Siamo venuti a prendere da Angelina, che è il posto tipico dei macaron qua a Parigi. Quindi proviamo, apri te. Cioccolato è No, scelto? caffè. Oh! 3, 2, 1, andiamo. Tanta roba. La piramide del Louvre è stata costruita nel 1989, per cui nel 2019 ha compiuto ben 30 anni. È stata ideata da Ming Pei, che è scomparso proprio nel 2019 all'età di 102 anni. Prima dell'avvento delle armate naziste qui a Parigi durante la seconda guerra mondiale, il contenuto del museo del Louvre fu distribuito segretamente a delle ricche famiglie parigine per nasconderle appunto il contenuto. Vi consigliamo per l'entrata al museo di utilizzare gli ingressi laterali, per il semplice fatto che l'ingresso principale è veramente affollatissimo. E vi raccomandiamo il tour di 2 ore per ammirare le opere principali. Per pranzo amici abbiamo deciso di venire a mangiare una crepe qui all'angolino. Io la prenderò dolce e immagino che tu la prenda salata. Non fatevi ingannare, l'Hôtel de Ville non è un albergo, ma il municipio della città.
Pompidou ha una particolarità. Renzo Piano e Richard Rogers decisero di portare i tubi degli impianti all'esterno della struttura. Ad ogni colore corrisponde un determinato tipo di impianto, per esempio quelli blu indicano i condotti di areazione. Sosta pomeridiana presso Caffè Le Procop, il primo caffè letterario del mondo fondato da Procopio De Cortelli, l'inventore del gelato. Personalità di spicco come Napoleone Bonaparte, Rousseau o Diderot frequentavano proprio questo caffè letterario. Siamo giunti nel quartiere latino, uno dei quartieri più caratteristici di Parigi. Il quartiere più frequentato sia di giorno che di notte dai giovani francesi e da tantissimi turisti. Un quartiere pieno di ristoranti, bar e i migliori negozi di souvenir. Ricordatevi di cenare presto perché le cucine chiudono alle 11. Per ammirare il tramonto su Parigi abbiamo scelto la torre di Montparnasse, che offre la visuale più bella sull'intera città, una vista a 360 gradi da non perdere. Abbiamo percorso 56 piani in 38 secondi nell'ascensore più veloce d'Europa. Lo sapevate che la Tour Eiffel varia in altezza grazie all'escursione termica fino a un massimo di 79 cm? E invece voi lo sapevate che nel mondo esistono fino a 30 repliche della Torre Eiffel, a Las Vegas, in Texas, dove ha in cima un cappello da cowboy, e anche in Italia, a Bari. Ma voi lo sapevate anche che all'inaugurazione la Tour Eiffel veniva chiamata come dispregiativo asparago di ferro ed ora i cittadini utilizzano ancora chiamarla così come nomignolo? Voi sapevate che Gustave Eiffel si fece costruire un appartamento in cima alla torre? Adesso ci imbarcheremo in una crociera sulla Senna per godere delle luci della Via Lumière. Vi consigliamo di prendere i biglietti anticipatamente sul sito parigi.it, nel quale potrete trovare un sacco di altri tour della città.